Ciao a tutti e benvenuti. Oggi vi mostro come esporre su internet il vostro server, oppure un sito internet o un sito web senza la necessità di avere un IP pubblico e senza la necessità di configurare IP statici o l'apertura di porte sul vostro router. Ipotizziamo che abbiate un servizio web in Node.js attivo sul vostro PC con una semplice API REST, con una GET. In pratica premete sul browser l'invio sul link, parte questa famosa get di cui sto parlando per chi non sapesse di cosa sto parlando, sulla porta 3000, e facciamo finta che questo sito vi restituisce una pagina bianca con una scritta benvenuto nella mia pagina. Allora, per fare dei test per questa guida io vi consiglio di scaricare il progetto che ho fatto ad hoc per voi, l'applicazione, che funziona con Node.js. Noi utilizzeremo in questa guida Visual Studio Code, Git per prelevare il codice di questa app, solo per semplificarvi le cose, e Node.js, che è il tool che avvierà questa applicazione. Se non li avete già installati potete seguire le guide che vi metto qui sotto al video in descrizione e sono valide sia per Windows che per Linux. Basta avviare poi Visual Studio e l'ambiente sarà lo stesso col terminale, quindi non avete la distinzione del sistema operativo. Allora, facciamo quello di cui abbiamo parlato, andiamo su questo link che vi darò in descrizione. Basta andare qui su Code, fare copia HTTPS, questo sarà il link di Git. Siamo sulla cartella dove vogliamo scaricare questa cartella, questo progetto con due file, è una cosa molto semplice. Facciamo git clone, incolla. Ovviamente per avere questo dovete avere il comando git o installarlo se non l'avete già. Allora, lo abbiamo clonato. Cosa vuol dire? Ci ha creato adesso la cartella che in genere ha questo nome qua, tolto il punto git, quindi cd node.js test. Entriamo dentro. Se facciamo ls vediamo che dentro ci sono due semplici file. Uno che è il readme che vi mostrava già qui, ci chiede di installare NVMe 18160 per testare lo stesso ambiente con cui l'ho sviluppato, ma probabilmente andrà bene su tutte le versioni recenti. Per avviarlo node main.js. Allora, avviamolo, semplicemente main.js. Il server in ascolto sulla porta 3000. Qua c'è il link, lo copiamo, andiamo sulla pagina e questo è il nostro esempio. È sempre attivo, è al localhost porta 3000. Quando voi andate a cliccare avrete questo risultato, insomma, questo output. Per vedere che effettivamente sia questo lo chiudiamo con CTRL C, lo riavviamo ed è disattivato, quindi riaccendiamolo. Adesso qui ci troviamo nella nostra guida in cui dobbiamo permettere a questo server, questa piccola applicazione, di essere contattata dall'esterno. In che senso? Sul vostro PC va benissimo, c'è il localhost, ma qualora voi voleste accedere dall'esterno da un PC nel mondo connesso a internet o qualsiasi device che abbia un browser come un cellulare, avete la necessità di avere un indirizzo pubblico in modo che possa accedervi dall'esterno. Come possiamo fare? Normalmente è complicato, come vi dicevo prima, bisogna configurare, avere un IP pubblico, far sì che ci siano delle porte aperte nel vostro router perché il traffico deve essere rediretto e configurato per entrare sul vostro PC o sul vostro server che contiene questa applicazioncina che abbiamo avviato. Per semplificare le cose, perché magari volete fare delle prove, dei test, ma sconsiglio di utilizzarlo per applicazioni in produzione, cose importanti, perché faremo passare il traffico per un servizio esterno che non vi garantisce la sicurezza, quindi fatelo solo per applicazioni di testo. Utilizzeremo un comando via SSH. L'SSH è un protocollo, ma quello che a noi interessa è che sul sistema deve esserci installato il programma SSH che ci serve. Ora, se voi avete Windows 10 o Windows 11,
andate su Start, digitate cmd invio, dovesse trovare, se digitate ssh invio, un qualcosa che vi risponde, perché magari è già installato. Se non lo fosse, da guida su internet ho visto che basta fare gli update e potreste trovarlo. Ricordo Windows 10 e 11. Sul mio Windows 11 per esempio era già installato, quindi non ho dovuto fare alcunché. Qualora invece voi foste su Linux dovete installarlo. Come fate? Sudo apt install OpenSSH -server. Questa è l'applicazione che ci permette cioè il comando che ci permette di installarlo su Linux Ubuntu. Per le altre versioni dovete cercare il vostro pacchetto, che sarà sempre molto simile, OpenSSH server, in genere si chiamano in modo molto simile. Allora, a questo punto in cui abbiamo l'SSH, testiamo, ci risponde, quindi vuol dire che c'è. Dobbiamo chiamare e appoggiarsi al servizio esterno che si chiama Serveo. Se voi andate su serveo.it c'è una guida che vi illustra la funzionalità che vi offre questo servizio. Io vi pongo già il comando già pronto. Allora, qua in buona sostanza utilizziamo la porta 80 di questo servizio e ci colleghiamo alla nostra porta 3000. Perché 3000? Perché viene dal nostro codice. Dal nostro codice che è appunto la nostra chiamata 3000. Allora, qui partito, ok. Che sarebbe questa. Quindi, qualora nella vostra applicazione decideste una nuova porta, chiaramente va aggiornata anche questa, altrimenti non si collegano correttamente le porte. Allora, il server è ancora in ascolto, è importante questo, altrimenti non va. Colleghiamo il nostro comando, digitiamolo e premiamo invio. Questo comando magari ve lo allego sotto in descrizione, così è più semplice trovarlo. Allora, questo ci dice che il traffico è stato girato in questo link. Basta copiarlo, andare qui e troveremo la nostra pagina, la nostra applicazione. Come vediamo qui è sempre attiva. Se noi disattiviamo questo servizio con CTRL-C, ok, si è stoppato, vedete che non funziona. Quindi era proprio questo. Ok, a questo punto il link sarà navigabile o i vostri servizi potranno essere navigabili e accessibili dai vostri amici da un PC che non è nella vostra rete o dal vostro stesso PC e dal vostro cellulare o dai vostri tablet, quello che desiderate. Così potete fare magari un vostro servizio e renderlo disponibile al pubblico senza avere troppa difficoltà nel configurare le impostazioni appunto per qualcosa di prova come questo. Se foste interessati su come funziona questo meccanismo, sappiate che diciamo si tratta di tunneling a SSH. Questo fa coincidere le porte di due PC, nel nostro caso collega la porta 80 di serveo.net, che è la porta di default quando voi navigate un sito. Quell'indirizzo va sulla macchina che ospita quel sito e va sulla porta 80. E collega quella di default a quella che vogliamo noi sulla nostra macchina, in questo caso la 3000. Questo meccanismo appunto si chiama SSH tunneling e la direzione appena usata è il tunneling remoto, cioè vuol dire prendiamo una nostra risorsa, un nostro accesso alla nostra porta e la colleghiamo all'accesso di un altro PC remoto, in questo caso quello di Serveo. Ovviamente il servizio può anche essere fatto al contrario, l'altra direzione è il tunneling locale, che permette al nostro PC di poter accedere a una risorsa di serveo.net. Chiaramente questo non è configurato e quindi non ha senso parlarne, tranne per il fatto che appunto è possibile creare questo servizio in casa nostra, sul nostro server o su quello di un amico, e a quel punto potremmo renderla un'applicazione sicuramente nostra e
di cui non dobbiamo preoccuparci, dei dati che trafficano perché ce l'abbiamo in casa. Allora, il servizio di Serveo appunto può essere creato sul nostro server, configurato per essere accessibile. Se ne avessimo uno di server, noi possiamo configurarlo e il comando di prima basta cambiarlo con il trattino "-r" va trasformato in "-l" e a quel punto si ha la direzione inversa e quindi possiamo accedere per esempio dal nostro PC a un servizio di un altro PC, per esempio nel nostro caso di esempio presente su Serveo. Anche il tunneling locale potrebbe essere appunto utile quanto il tunneling remoto, anche se in questa guida è più basata sul tunneling remoto. Non mi dilungo troppo su come configurarlo perché volevo solo darvi una panoramica. Se vi interessasse sapere come configurare il tunneling SSH remoto e locale su un vostro server, perché ce ne avete uno, oppure su quello di un amico, per poterlo utilizzare al posto di utilizzare Serveo, scrivetemelo sotto nei commenti, così magari ne faccio una guida per tutti quelli che fossero interessati. Per questo video è tutto, un saluto e ci vediamo al prossimo video.